Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e la coglie subito con gioia, ma non ha in sé radice ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60 e il 30 per uno. Parola del Signore. Ecco, approfittiamo di questa prima lettura per una breve riflessione sui comandamenti. Questa è una delle due versioni del Decalogo nell'Antico Testamento ed è una sicuramente delle pagine più importanti di tutta la rivelazione che c'è stata prima di Gesù. Per introdurci innanzitutto ricordiamo l'episodio dell'incontro tra Gesù e quell'uomo, quel giovane che gli chiede: Signore, cosa devo fare per entrare per avere la vita eterna? E Gesù risponde: conosci i comandamenti? Se vuoi entrare nella vita, osservali. Quindi Gesù conferma i comandamenti, poi li approfondisce nel modo di interpretarli come una via per un ingresso nella vita eterna, nella vita di Dio. E già implicitamente, quando Mosè li dà, c'è qualcosa del genere. Osservate come Dio si presenta nel dare i comandamenti. Io sono il Signore Dio tuo, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla terra della servitù, della schiavitù, dell'oppressione. Cosa vuol dire? Dio non solo ricorda un fatto storico per dire che è uno che è intervenuto a liberare il suo popolo, ma anche così aiuta a capire a cosa servono i comandamenti. I comandamenti servono perché quella libertà, ancorché un po' imperfetta, che Dio ha dato al suo popolo, tirandolo fuori dalla grande oppressione, sia mantenuta. I comandamenti sono un aiuto per la nostra libertà, affinché non vada fuori strada. E nell'epoca moderna questo dono veramente è prezioso, dobbiamo riscoprirlo, perché noi viviamo in un tempo di confusione morale straordinario e quindi una riscoperta dei comandamenti, chissà se il Signore ci aiuta non solo a capirli ma ad amarli, a ricordarli spesso, a confrontarci. Poi di questi comandamenti stasera voglio segnalare 3 cose in particolare, poi concludo perché non è una catechesi, un'omelia. Il primo è questo, che sovrasta tutti gli altri, quando Dio dice: non avrai altro Dio fuori di me. Ripetiamo: non avrai altro Dio fuori di me. Poi dice anche: io sono un Dio geloso. Ecco, un modo antico per dire che il Signore ci tiene a essere il nostro Dio e che non facciamo adulterio spirituale mettendo vicino a Lui altre realtà. Ecco,
questo già è tanto. E Gesù anche questo lo conferma quando dice il primo comandamento è: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. E corrisponde in sostanza a non avere altro Dio fuori di me, avere Dio solo. E questo già per noi è un punto di verifica, anche per vedere se il nostro cuore è ben centrato in Dio, oppure se ci sono degli affetti, degli interessi, dei vizi pure, che contrastano, diciamo, contendono a Dio il primato del nostro cuore. Ecco, poi l'altro elemento che volevo sottolineare è questa insistenza sul sabato. Il sabato, si potrebbe dire, è il comandamento più spiegato nella legge di Mosè, spiegato addirittura risalendo alla creazione, come Dio ha fatto il mondo, Lui si è riposato, noi ci dobbiamo riposare. Se noi vogliamo per noi stessi e anche un po' per le persone che amiamo, eccetera, trovare una strada che io chiamo di nuovo evangelizzazione, cioè di riscoperta, di approfondimento della fede in Gesù, dobbiamo prendere a cuore questo comandamento del sabato, che noi abbiamo tradotto in un modo un po' miserello, diciamo: ricordati di santificare le feste, ma nell'origine è: dedica al Signore pienamente un giorno alla settimana, che per noi è la domenica. Riempila di Dio e istruisciti nella fede. E poi l'ultima cosa che voglio accennare è il quarto comandamento: onora il padre e la madre. Gli altri comandamenti del prossimo non segnalano nessun premio, sono dati in modo secco, piuttosto negativo: non uccidere, non rubare, qua e là. Invece questo è l'unico comandamento del prossimo che ha una promessa positiva come frutto. Onora il padre e la madre, così avrai vita lunga. Ricordiamo che nell'Antico Testamento la vita lunga non è solo una questione di anni e di vita biologica, ma è benedizione. Vita lunga vuol dire vita molto benedetta. Ecco, e quindi anche su questo un po' dobbiamo, come si dice, andare avanti, migliorare, un grande rispetto per i genitori, grande rispetto, grande amore, che non vuol dire che i nostri genitori sono santi, fanno cose giuste, alcune cose molto sbagliate forse, ma siccome sono la strada, la via che Dio ha scelto per darci la vita, Lui ha stabilito una relazione profonda, filiale con loro, nel nostro essere. Quando questo non si riconosce, non solo il Signore si offende, è un peccato serio, ma la vita si perverte e quello che per te era una benedizione diventa una maledizione. Io ho conosciuto, si può sbagliare coi figli anche da parte dei genitori, e ho conosciuto persone che hanno sbagliato molto, ma si può sbagliare anche verso i nostri genitori quando a causa un po' del nostro cuore ferito, un po' dei loro limiti, manchiamo di rispetto, e dobbiamo anche aiutare i giovani in questo. Io ho conosciuto situazioni proprio difficili e tante volte suggerisco alle persone, alle mamme e ai papà che sono trattati male dai figli, di allontanarsi da loro, non dare opportunità a loro di maltrattarli, perché questo è una ferita, ma è anche un peccato grave davanti a Dio. Ecco, portiamo tutto questo un po' adesso sull'altare, facciamo l'offerta al Signore insieme al pane e al vino di questo proposito bello che vi suggerisco, cioè conoscere meglio i comandamenti, ricordarli, riferirci ad essi e chiedere al Signore anche di aiutarci a capirli, perché sono, nella loro semplicità, sono di una profondità infinita e Gesù li compie e ci aiuta anche a compierli.